A volte due parole che in lingue diverse sono uguali o si assomigliano possono assumere un diverso significato. In questi casi si dice che queste parole sono dei falsi amici. Ebbene, nel video di oggi ti farò conoscere 10 falsi amici, ovvero 10 parole che si assomigliano molto, in alcuni casi sono uguali, tra italiano e inglese. Scopriremo insieme qual è il vero significato di questi termini. Cominciamo subito con la parola agenda, parola che esiste sia in italiano che in inglese. In italiano questa è un'agenda, corrisponde pertanto al termine inglese diary. Invece ciò che si dice agenda in inglese, in italiano corrisponde a ordine del giorno o anche programma. Vi va bene l'ordine del giorno? Are you happy with the agenda? Guarderò nella mia agenda. I'll look in my diary. Il verbo italiano annoiare non corrisponde a to annoy, perché invece vuol dire to bore. Invece to annoy in inglese vuol dire seccare, irritare qualcuno. Vediamo qualche esempio. Sono annoiato o sono annoiata. I'm bored. È così irritata per quello che hanno detto. She's so annoyed about what they said. Argomento normalmente si traduce con topic, issue, subject. Non significa pertanto argument, che si traduce con discussione o litigio. Non so molto di questo argomento. I don't know much about this topic. Hanno avuto un litigio. They had an argument. La parola fattoria in italiano significa azienda agricola, corrisponde pertanto all'inglese farm. Invece la fabbrica in italiano corrisponde all'inglese factory. I parenti in italiano sono la mamma, il papà, ma anche i fratelli, le sorelle, gli zii, le nonne, eccetera, ovvero corrisponde all'inglese relatives. Invece per indicare la mamma e il papà, in italiano si usa il termine genitori, che corrisponde pertanto a parents. È una mia parente. She's a relative of mine. I miei genitori si chiamano Rina e Silvio. My parents are called Rina and Silvio. E questo è proprio vero. Chissà come si chiamano i tuoi genitori. Ti chiedo di dirmelo qui sotto nei commenti. Quando in inglese si parla di camera, in italiano si intende la macchina fotografica. E questo è vero anche per chi parla spagnolo. La camera corrisponde proprio alla macchina fotografica. Invece la camera italiana è semplicemente una stanza, corrisponde pertanto a room. Ti piace la mia nuova macchina fotografica? Do you like my new camera? Ti piace la mia camera nuova? Do you like my new room? A proposito, visto che ho parlato dello spagnolo, se vuoi conoscere 10 falsi amici tra
italiano e spagnolo, ti consiglio la visione di questa video lezione, così per una volta potrai sentirmi parlare in spagnolo. E naturalmente, se questo video ti sta piacendo, ti invito ad iscriverti a questo canale e non dimenticare di attivare la campanella, così riceverai una notifica ogni volta che una nuova video lezione è disponibile. Un errore che sento spesso da parte dei miei clienti che parlano in inglese è l'utilizzo di attualmente, che viene scambiato per actually. In realtà le cose stanno in questo modo. In italiano attualmente corrisponde a at the moment, currently. Invece actually in inglese corrisponde all'italiano a dire il vero o anche in realtà. Attualmente vivo con mio fratello. At the moment I am staying with my brother. A dire il vero, la birra non mi piace. Actually, I don't like beer. E anche questo è vero, a me non piace la birra. E a te? Dai, facciamo una sorta di sondaggio, ti chiedo di dirmelo qui sotto nei commenti, così scopriremo a quante persone all'interno di questa comunità piace la birra. Fa attenzione anche al verbo attendere, perché assomiglia molto al verbo to attend, che invece significa partecipare. Ricorda che attendere in italiano significa aspettare. Domani parteciperò alla riunione. Tomorrow I will attend the meeting. Attenda in linea, prego. Hold the line, please. Un errore molto frequente è pensare che straniero e stranger abbiano lo stesso significato. Non è così, perché stranger in italiano significa sconosciuto, estraneo. Invece la traduzione di foreigner è straniero. Quando noi italiani parliamo dei nostri amici, utilizziamo spesso il termine simpatico, nice in inglese. Sympathetic invece corrisponde a comprensivo, solidale. Sara è una ragazza molto simpatica. Sarah is a very nice girl. I suoi colleghi si sono mostrati tutti molto comprensivi. His colleagues were all very sympathetic to him. I falsi amici tra italiano e inglese sono davvero tanti. Te ne vengono in mente degli altri? Ti chiedo di scriverli qui sotto nei commenti. E ricorda che se vuoi ricevere una video lezione come questa direttamente nella tua casella di posta elettronica ogni settimana, ti puoi iscrivere alla mia newsletter. Lo puoi fare gratuitamente sul mio sito elisabettamaccani.com. Trasforma il tuo sogno italiano in realtà. Grazie dell'attenzione. Ci vediamo la prossima volta, sempre su Italiano con Eli.